Tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Captain of Industry. Nell'ultima puntata ci siamo andati a costruire il complesso del ferro avanzato e del rame avanzato che ci eravamo preparato nelle puntate precedenti. Ho mandato avanti un pochino il tempo in modo che si equilibrasse un pochino il tutto. Ho fatto fare un pochino la costruzione anche della parte della pavimentazione, l'ho estesa anche qui dietro perché fondamentalmente la maggior parte dei camion mi va qui dietro, quindi l'ho estesa anche qui dietro in modo da poter guadagnare anche qui il 20% sulla minor manutenzione richiesta quando i camion camminano su una pavimentazione costruita. Ho fatto delle piccole modifiche, ho tolto qui la zona, la fattoria che ci andava a creare le piantine, ho tolto da qui la zona forestale perché ora qui il complesso deve proseguire, deve venire avanti. Sicuramente dovrò fare una modifichina anche qui, proprio forse anche in questa puntata. Ho portato un unico tubo con queste sole due pompe che ci alimenta la parte restante che è rimasta del complesso. Allora, il rame per il momento l'ho solo bloccato perché ho finito dove stoccare le parti per costruzione. La parte del ferro l'ho tolta, sia il ferro che l'acciaio ci viene importato dai magazzini nuovi con i camion, quindi al momento ho dovuto anche fare qualche camioncino in più. La parte forestale l'ho portata in questo altopiano, come mi ero preparato, come vi avevo fatto vedere che stavo un pochino spianicchiando la zona qua dove c'è una fonte di acqua. La miniera del carbone è sempre meno carbonosa e quindi bisognerà... A parte c'ho ancora qui qualcosina da scavare, ma guardate quanta pietra c'ho sopra prima di arrivare al carbone, aiuto. Quindi è sempre più vicino alla possibilità che in questa zona, infatti me la sto spianicchiando, cercando di spianicchiare abbastanza bene, perché può darsi che qui vada a mettere un altro deposito, come si chiama? Deposito merci, sì, con un'altra nave merci per portarmi il carbone dalla miniera che abbiamo trovato nelle esplorazioni con la nave. Quello che dobbiamo andare a fare oggi è proseguire appunto lo sviluppo del nostro nuovo complesso industriale siderurgico e non solo, andando a realizzare il complesso che ci produce il vetro. Per il momento non abbiamo sbloccato niente di nuovo per quanto riguarda il vetro, lo faremo tra poco, ma vabbè, mi lascerò magari un pochino di spaziettino in più prima di fare il complesso del calcestruzzo in modo da sta sicuro con le modifiche. Allora mettiamo un attimo in pausa, anzi via, fuori di coglioni perché qui è la zona. Ok, mettiamo in pausa, tanto in pausa, ma questo di qui lo devo togliere dalle balle da qui, mannaggia. E anche quello della pietra. Allora facciamo sti due spostamenti per prima cosa, anzi li fa dopo, adesso facciamo il fantasma. Dopo, prima di andare a costruire, mi faccio sti spostamenti. Allora, per fare il vetro, sempre fusione, ci prendiamo il vetro. Come ho detto, non ho sbloccato niente di nuovo, tranne che ora possiamo farlo con l'altoforno di seconda generazione, l'altoforno di livello 2. Quindi ci prendiamo l'altoforno. Per la ricetta del vetro, stavolta mi fregate, per la ricetta del vetro, allora abbiamo sempre quella che utilizza i cocci del vetro e quella che utilizza la miscela di vetro come seconda. Ok. Vuoi 72 vetro riciclato? Vabbè, questo torna indietro dalle cose, o dal riciclatore o torna indietro dalle formatrici del vetro, quindi poco gli posso fare. Miscela del vetro 60. La miscela del vetro si fa nel miscelatore. Ora abbiamo quello di livello 2 che ci fa 120. Perfetto, come tutto è raddoppiato. Quindi anche per la miscela del vetro abbiamo due ricette, giusto, adesso mi stavo dimenticando. Una che prevede l'acido che ci fa risparmiare un pochino di sabbia e un pochino di calcare, e quella che invece senza acido, ma senza acido ce la metto giusto per sicurezza, ma non dovrei neanche andarla a prendere in considerazione in teoria, perché lo zolfo ce n'ho talmente tanto che ce l'abbiamo già qua. Però questo della pietra me lo devo togliere dalle palle, scusate, ma se no me lo porto abbastanza a fondo così. Apri lontano, va, così. Ok, mi sono tolto sti due magazzini che mi impicciavano. Rimetti pure pausa. Quindi questo miscelatore ci fa 120
miscela di vetro, quindi ci alimenta 2 altoforni. E farei come col rame, me lo metterei in mezzo. Allora, tu stai così. Anche se già mi pare una cagata. Sì, me lo tiro fuori perché non è una buona idea. Adesso vi spiego perché. Perché lui mi crea la miscela di vetro, ma la miscela di vetro è il prodotto, tra virgolette, secondario. Io se posso devo utilizzare il vetro riciclato. Il vetro riciclato mi tornerà giù da qua. Adesso vi faccio vedere sull'altro. Ma in realtà me ce l'avevo messo in mezzo. Ma avevo fatto fa un giro alle belte clamoroso. In realtà l'avevo messo già in mezzo di là. Ma se invece me lo tengo fuori, forse viene tutto più pulito. Prova a realizzarlo con fuori, casomai vedo che me lo rimetto dentro, cioè lo metto dentro. Tanto continuiamo a vedere quello che ci serve. L'altoforno ci fa 48 di vetro fuso e il vetro fuso ce lo lavora la formatrice del vetro. Più avanti avremo la formatrice del vetro di livello 2. Per ora ho soltanto questa di livello 1 che ci lavora 24 di vetro fuso, dandoci 12 vetro e 12 cocci. In genere sono 3 spazi qua, perché ci devono andare i sollevatori delle scorie. Ma quando viene ve lo dico. Quindi lascio 3 spazietti anche in questo caso e me lo metto così, dritto per dritto. Copia su quello più esterno, me lo specchi così. Beh, posso anche farlo riviaggiare. Sì, qui in mezzo mi torna qua. Trova la miscela di sabbia e con priorità verranno presi i cocci. Anche se probabilmente ci vorrà un doppio bilanciatore perché c'è anche il vetro riciclato proveniente dal riciclo. Ma adesso vediamo. Allora, questo comunque penso che possa andare bene così. E me lo unisci. In fondo abbiamo già il vetro. Questa è finita già qua. Ah no, è doppia. È finita qua un par de cazzi. Sì, l'uscita del vetro è qua, quindi spostamelo su questo centrale. Un'uscita va qua, un'uscita va qua. Anche te un pochino più in mezzo, più così. No, la copia di questo devi essere così. Tu mi vieni qua, giri, impiccia, sapevo io. Così e così. Sì, ci sta. So che di qui adesso sono vicini in un modo che non mi piace. Allora, ti pigli tutta questa, invece che a 2 gli altoforno lo mettiamo a 3. Così. Ho delle cose preimpostate a cui non posso ormai cambiare livello, che sono i fumi, che sono a livello 2, l'acqua che ce l'ho a livello 3, ma quella, vabbè, e le scorie che ce l'ho a livello 4. Lo zolfo invece sta a livello 5, anche questo devo tenere in considerazione. Quindi, le scorie sono a livello 4 e già mi ci metto il bilanciatore, almeno non me lo dimentico magari. Sollevatore sfusi. 2, 3, 4. Ne dai dentro, grazie. E dovranno venire di qua per il... No, per il momento, dovranno venire di qua. I fumi, abbiamo detto, sono a livello 2, quindi mi prendo 36 fa 72, quindi
Comunque ci vuole un tubo livello 2. Quelli là. Così. Così. E dopo dall'alto forno ci basta a livello 1. 1 e 2. Scorie, il vetro fuso l'abbiamo gestito, le scorie l'abbiamo gestite, i gas di scarico li abbiamo gestiti. Beh, le scorie l'ho gestite nel senso che ci ho messo il coso, ma mica l'ho fatta ancora la belt. Ah, ecco. Tanto connettore sfusi. Sì, a livello 2, 24, 24 fa 48. Adesso o famo a livello 1. Se dobbiamo 1, 2, 3, 4. Se dobbiamo upgradarla, lo facciamo dopo. Lo zolfo però mi si ferma qua, non mi viene qui in mezzo, quindi il vetro riciclato lo posso far viaggiare a livello 5. Così. Oddio, che cosa brutta che viene. Ma perché sono un pirla? Perché posso fare semplicemente così, Quant'è? 12, 12, 24 per 4, 48, quindi basterà sempre livello 1. Così. Questo me lo unisci qua. Qui mi metti un connettore sfusi. Qua, qua e qua il sollevatore. 2, 3, 4, 5. E qui faccio tornare indietro il vetro, i cocci del vetro, i rottami del vetro. Non t'attacchi. E qui ho i rottami del vetro da gestire insieme alla miscela del vetro. Allora, proviamo a piazzare un attimino tutto il complesso che abbiamo creato, così magari riesco a capire meglio anche come potete fare il collegamento per il miscelatore che ci fa la miscela del vetro. Vediamo, qua ho lasciato 2 quadretti prima di far iniziare la strada. Allora, il rame qui davanti non dovrebbe subire ulteriori modifiche, quindi ne piglio anche qua i mattoni. E mi tiro una linea così. Arriviamo qua circa. Poi qua ci ho lasciato 4 quadretti. Ok. La strada è da 6. 6 così. Sì, 6. E altri 2 mattoni. Perfetto. Così è la strada. E qui ci ho lasciato 4 quadretti prima del frantumatore. Ma se me lo metto così, 4 quadretti sarebbero dai sollevatori, quindi sarei a 6. Poi prendiamolo, vediamo dove posso mettere. Allora, se voglio rispettare la stessa cosa è qua, stesso spazio a sinistra. 2, 3, 4, 5 e 6. In teoria andrebbe qua, ma per il momento allora salviamo anche la rampa eventualmente. Allora, ammesso che sta distanza sia giusta, a parte quello potrebbe anche esserlo, Gli ingredienti che ci servono sono il carbone, che già abbiamo il deposito qua giù dietro, la sabbia di cui abbiamo il deposito, il calcare,
e il sale è l'unico che ci manca. Lo zolfo già c'è, il sale è l'unico che ci manca, quindi eventualmente me lo faccio un pochino più su. Questo tanto lo sposterei un pochino più avanti, l'uscita ce l'ha lì davanti, quindi me lo posso mettere così. Si mi crea un pochino più di spazio dietro, se no ho paura che vado a litigare con tutti i sollevatori. Allora, la sabbia è questo qua, il più basso del bus di risorse più verso le strutture, più verso gli altiforno. Me la devo portare più o meno qua. Facciamo una cosa, prima metto i sollevatori indipendentemente da chi so, però sicuramente vanno. Così, uno. E un altro così, ma a livello superiore. Se invece che così te specchio, così almeno l'ingresso dell'acido ce l'ho di qua, tanto per l'uscita non mi cambia niente. L'unica che posso casomai avvicina tutto questo, ma vabbè, me l'avvicino dopo. Sicuro quello che posso fare è portare quanto vuoi di carbone, al massimo 30, quindi mi basta per adesso un binario, quindi mi basta per adesso un nastro di livello 1, così, e questo dovrebbe essere il carbone, poi vediamo, vai giù, non ti attacca, questo dovrebbe essere il carbone, facciamo così, mi metto su quello di centro il carbone, ok. Dopo il sollevatore vediamo un attimino a che livello fa viaggiare o la miscela di sale o i rottami, di sale, di sabbia o i rottami. Il carbone ce l'ho qua. Quindi io metterei un sollevatore sfusi. Così. Quest'altro verso però. Sta a livello 1, ok. Bilanciatore sfusi. A livello 1, così. Questo è il carbone. Ma ci ho proprio preso tantissimo. Ma proprio guarda. L'uscita mi basta del livello 1. E questo dovrebbe essere il carbone, che come uscita priorità va qua, altrimenti mi prosegue il percorso perché mi servirà, se non mi ricordo male, anche nel calcare, nella fabbricazione del calcestruzzo. E il carbone lo portiamo così. Ma se invece che così fa così, se no ho paura. Ok. Devo cambiare la partenza del sollevatore, se no quel sollevatore mi impiccia per la sabbia. Ok, così non me lo dovrebbe impicciare. Te togliti. Però l'uscita non è questa, è questa. La sabbia che mi deve poi proseguire per il calcestruzzo viene qua. Sta a livello 2. Quindi in teoria, un bilanciatore sfusi non mi impiccia. Così. Sollevatore sfusi. Lo rigiri. Muori dai. L'ho spostato tutto un paio di quadratini più avanti. In questo modo dovrei averci lo spazio anche per il calcare. Però te togli perché mi vai a questo punto a piano terra. Me lo rigiri.
Guarda che tocca inventasse. E qui anche la sabbia dovrebbe bastare a livello 1. Ma assolutissimamente no. La sabbia è tutta a livello 2. Eh sì, la posso fare già a livello terra, dai. Il calcare sta a livello 3. È questa qua. Non attacca. A livello 3. Bilanciatori sfusi anche qua. Sollevatori sfusi così. Sicuramente gli rompe le scatole. Così. Ah, sapevo io che collideva. E se faccio così? Calcare quanto ne vuoi? 24, 30. Poi basta a livello 1. Però non posso mandarlo avanti così perché c'è il motore del... c'è il motore del sollevatore che mi impiccia. No, 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 no. Ah, fammi una cosa. Fammi piazzare il magazzino del sale. Poi vediamo quello che rimane libero un attimino. Magazzino sfusi del livello 2. Per metterlo alla stessa altezza dello zolfo, ma dell'altro verso. Potrebbe andare bene così. De sale basta livello 1. Perché non ti piace lì che c'è che ti impiccia? Ah, ok, c'è l'altro sollevatore. Allora vieni uno dietro. Così. Così. E poi mi rimane di lì. Il calcare. Ndo cazzarola lo faccio passare. Non so se riesco a farvelo capire. Così mi sono messo davanti, ma leggermente alzato così passa sopra la belt del sale. Poi mi fa sta leggera discesina. Qua ci mettiamo. Oh, questa è quella grande? Sì. No, questa qua. Ci mettiamo una rampa così. Di sicuro ho sbagliato. Caccia miseria. Devo tirare indietro questa? Posso tirarla indietro di una? No. Ma quella del carbone posso spostarla. Posso spostarla una indietro. Questo lo posso fare. No, nel carbone che era. Chi siete? Sabbia. L'unica livello 2. Sabbia. Così. A livello 2. Ok. Questo modo la rampa mi ci viene quella mezzana. E io ci metto quella grande e va a fanculo. Così c'è più spazio. Costerà di più, ma almeno sono tranquillo. Invece che mettiamo a rispostare tutta sta roba. Anche perché c'ho ancora un'altra cosa da far passare. Ora, sollevatori sfusi. Uno così. E un altro a un livello superiore. Che però posso portarli anche entrambi un quadratino più dietro. Così.
e così. E ci è rimasto da porta l'acido. L'acido io volevo farlo direttamente in loco, visto che qui c'è un bello spazietto. Mi andrei a fare questa peripezia. Poi vediamo se mi viene bene, fa sta zozzata, miscelatore. Tanto mettemi la ricetta così vediamo le uscite. Questa la metto circa a metà via. Qua porto direttamente lo zolfo così non sto fa peripezie. Le peripezie le devono fare i tubi, ma i tubi sono un po' più bravi a fare le peripezie. Qua ce l'ho uno spaziettino per far scendere il tubo dell'acqua, tanto mi basta a livello 1, quindi fluidi, tubo livello 1, così, no, allora mi vieni qua, qua se dico a livello 4 in teoria, no, se dico a livello 4 potrei essere veramente libero, quindi per adesso è libero. Qua, qui mi scendi a livello 0 e ti attacchi qua, e questa è l'acqua. L'acido invece, poiché lo zolfo da sta parte in teoria ha finito la sua corsa, perché non mi pare mi serva più in giù, è 72, quindi già ci metto il livello 2 anche se non servirà mai. Livello 5, ma arrivi qua, scendi a livello 0, passi sotto la pedana e ti attacchi qua. Manca da mettere il magazzino del vetro riciclabile. I riciclabili ma arrivano fino adesso qua a livello 4, quindi è questa belt qua, non ti attacchi, sali su a livello 4, no, adesso fermate qua, mo troviamo il verso di Vandal, l'acido di versamenti, e se te faccio salire subito qua a livello 5, così, sotto l'acqua e sopra l'acido. Tanto qua a livello 5 ci sono arrivato solo quando dovevo saltare sopra gli altri, ma non è che c'è una vera e propria risorsa che mi ci cammina. Quindi va bene. Quindi lo zolfo, l'acido passerà sopra la linea di qua. A posto così, c'ho libero la parte dei riciclabili. E come ho fatto per gli altri, io prendo il riciclabile, mi lascio uno spazietto per far tornare indietro la belt. Stesso sollevatore, sfusi smistatori, F 1 2 3 e 4. Come filtro questa volta c'è vetro riciclato, e ci porto la belt. Ok, quindi ora mi ci arriva anche il vetro riciclato,
qui entra, basta a livello 1, qui esce, ok, e me la faccio arrivare adesso qua, però no, mi basta a livello 1, dai, bravo. E in realtà qui uno spaziettino, forse anche 2, riesco a guadagnarli con l'impianto. Ah, poi ci devo gestire il bilanciatore, no, non ho fermi tutti. Allora, bilanciatore sfusi, e me lo metto qua. Qui arriva il vetro riciclato dalle fornaci, anzi delle formatrici, sollevatore sfusi, e questo invece è il vetro riciclato che mi arriva dal bus delle risorse. Farei così, così e così. Non mi sono rincoglionito, tranquilli. So che devo far uscire anche la cosa, ma la faccio uscire così, la sabbia. Nastro livello 2, così. Perché devo prendere un altro bilanciatore sfusi. 1, 2, 3, 4, 5. Così. Penso che questo può bastare a livello 1. La sabbia la collego così. Cosa succede? Mi torna indietro il vetro riciclato dalle formatrici del vetro, mi si uniscono tutte qua nella belt a livello 5, mi arriva al primo bilanciatore. Al primo bilanciatore con priorità io devo tenere vuote le formatrici, altrimenti se si intoppano, qua è il caso rarissimo che abbia chissà quanto vetro da riciclaggio, però devo tenere comunque vuote le formatrici come priorità. Quindi prima mi prendi questa. Una volta passato, insomma, una volta che entra il vetro riciclato qua con la priorità delle formatrici, col secondo bilanciatore mi gestisco invece qual è l'altra priorità, cioè quella del vetro riciclato, indipendentemente dalla fonte da cui esso arriva. Qui me lo posso mettere semplicemente a livello 1, così, tanto so solo 2 ingredienti, 1 e 2, sollevatore sfusi, di quell'altro verso, me lo alzi di 1, qua, e me lo porti a livello 5. Ok. Nastro livello 2 mi porta o il vetro riciclato o la miscela di sabbia agli altiforni. Perfetto. Me dovrei essere anche tenuto libero sta ceppa de cazzo. Sono un po' un pirla però. Devo spostare questo. Così. Perché mi sono tappato lo spazio per far passare le scorie e i fumi. Mannaggia me. Quindi questo di qui. Questo qua, il bilanciatore. Vabbè, la priorità rimane sempre quella, non è cambiato niente. Perfetto. No, non posso avvicinare niente. Mi serviva lo spazio. Questi sono i fumi. Li attacchiamo qua. L'acqua non mi serve da nessuna parte. Queste sono le scorie. Abbiamo detto 24, 24, 48. Poi continuo a livello 1 e mi arrivano qua. Ci siamo. Manca da unire soltanto l'uscita. Allora, mi prenderei unità, sollevatore unità. Uno qua. Uno qua. Ok,
così me lo porto direttamente a livello 1 tutto quanto. E beh, non ti fa sparire il connettore. Livello 1 qua. Questi ognuno fa uscire 12, quindi qui ho 24. Eventualmente qui ho 48. Mi prendo però un altro paio di spazietti per portarli al magazzino, perché 2 o anche 3 spazietti. Non so come le formatrici di livello 2 siano, quanto le formatrici di livello 2 siano grandi, quindi nel dubbio io 2 o 3 spaziettini in più me li prendo, senza resta fa la belt dopo. Portiamo giù anche il vetro e abbiamo fatto l'uscita. Magazzino livello 3. Dove lo fa entrare? Ma sì, dai. Così. Sollevatore unità. Dai. Così. Vetro. Non me ne prendi fino a 600, perché questo mi serve per fare roba importante. Me lo tieni libero fino... Se dovessi trovarne qualcosa in giro un po', me lo tieni libero. Importi, non mi esporti. Questo è il sale, me lo tieni pieno, mi importi ma non mi esporti. Quindi direi che possiamo costruire l'impianto tutto terminato, e tutti i collegamenti abbiamo fatti. Qui facciamo una miscela di vetro, qui ci viene preso con priorità il vetro riciclato dalle fornaci, dalle formatrici, non mi viene, dalle formatrici del vetro, che gli tolgo la possibilità di essere rifornite dai camion. Ok, possiamo andare a costruire tutto. Con l'unica cosa che darei priorità 1 al miscelatore e anche a quello che gli porta la roba, e priorità urgente invece alla rampa, al tubo dell'acqua, al tubo dell'acido, al nastro dello zolfo e al miscelatore come fa l'acido. Ok. Tanto le parti per costruzione ce n'ho veramente in abbondanza, perché ho sguastato un pezzo del polo siderurgico vecchio, quindi non ci dovrei avere particolari problemi stavolta nella costruzione. I cristiani ce l'ho sempre dal polo siderurgico provenienti. Ok, è partito il vetro. Ecco il primo vetro in produzione. Perfetto. Certo che sono tutte meno che belle ste cose che ho fatto passare per esterno, Simmetrico almeno è simmetrico. Questo non c'ha problemi. E ora abbiamo qui in fondo tutte le scorte di tutto il polo siderurgico che ci arrivano per andare a fare, che ci serviranno, scusate, per andare a fare l'impianto del calcestruzzo. Continuiamo quindi a prolungare il nostro nuovo polo siderurgico per la produzione di quelle che sono le materie prime per andare a fare tutto il resto di quello che ci serve nell'insediamento. Siamo partiti dal ferro, abbiamo fatto il rame, ora con gli altiforno di livello 2 abbiamo fatto anche il vetro. Nella prossima puntata andremo a fare il complesso del calcestruzzo. Per oggi direi di salutarci qui ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie il canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Captain of Industry e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, alla prossima, ciao!